Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora, oggi ho per voi un video un po' più informale, come forse avrete anche capito dalla qualità. Sto registrando su Zoom perché devo condividere lo schermo con voi per fare l'esercizio, come leggete dal titolo. Quindi è molto più facile registrare tutto su Zoom. Prima di iniziare, se avete bisogno dei sottotitoli, in italiano ci sono sempre, quindi attivateli in basso nelle impostazioni del video. Allora, che cosa facciamo oggi insieme? Oggi ce la prendiamo comoda e facciamo una sessione di studio, ok? Facciamo degli esercizi insieme. Non dovete studiare niente per fare questi esercizi, li facciamo insieme, ma penso che sia un ottimo modo per vedere a che livello vi trovate e per mettere un po' in pratica tutto ciò che già sapete. Per questa nostra prima sessione di studio insieme, come materiale ho scelto l'esercitazione della prova di esame CELI, che è il certificato di conoscenza della lingua italiana. Quindi quello che faremo insieme oggi sono degli esercizi di competenza linguistica tratti da una prova d'esame. In questo caso si tratta della prova d'esame del livello B1 della sessione autunnale del 2017. Quello che faremo noi insieme si trova nella parte A. In particolare ho scelto 3 esercizi che vertono proprio sulla competenza linguistico-grammaticale. Quindi faremo insieme l'esercizio A.3, l'esercizio A.4 e nella pagina successiva l'esercizio A.5. Ok? Allora, se volete... è uscito il pollicione in su, ok? Allora, se volete, vi lascerò il link da cui potete scaricare questi file che sono accessibili in modo totalmente gratuito sul sito dell'Università per Stranieri di Perugia. Quindi potete scaricare tutti i materiali di tutti i livelli, ovviamente delle prove che sono messe a disposizione per esercitarsi e per studiare. Quindi se volete potete prima provare a fare questi 3 esercizi da soli e poi per controllare le vostre risposte potete seguire questo video qui. Altrimenti facciamo tutto insieme ora, ok? A.3. Allora, leggiamo la consegna. È sempre estremamente importante leggere bene la consegna dell'esercizio quando si fanno questi esami. Questa è la consegna, cioè dobbiamo leggere che cosa dobbiamo fare nell'esercizio. Completare le frasi da 18 a 22 con la parola opportuna tra le 4 proposte. Una sola è la scelta possibile. Poi ovviamente indicare nel foglio delle risposte va bene, ma noi non abbiamo il foglio delle risposte, non ci serve. Allora iniziamo. Quindi dobbiamo inserire nello spazio vuoto la parola corretta, quindi l'unica parola che ha senso nella frase, ok? Allora vediamo la prima frase. Domani mattina devo alzarmi presto. Ho lezione all'università alle 8. Le opzioni sono le seguenti: mentre, quando, perché, appena. Domani devo alzarmi presto, ho lezione all'università alle 8. Ho lezione all'università alle 8 è la causa per cui domani mattina devo alzarmi presto, il motivo per cui. Quindi la risposta è
la C. Perché? Domani mattina devo alzarmi presto perché ho lezione all'università alle 8. Vediamo la frase successiva. Ieri sono andata a fare la spesa, mi sono dimenticata di comprare la frutta. Qui ho bisogno di una parola che introduca un'informazione temporale. Le opzioni che abbiamo sono allora, quando, anche, poiché. Quindi la risposta corretta è la B, quando. Ieri, quando sono andata a fare la spesa, mi sono dimenticata di comprare la frutta. Proseguiamo e vediamo la frase successiva. Ho chiesto a Marco di riportarmi il libro gli ho prestato la scorsa settimana. Quindi ho chiesto a Marco di riportarmi il libro. Io ho prestato questo libro a Marco la settimana scorsa. Qui c'è bisogno di una parola che unisca due frasi con un elemento in comune. In questo caso il libro. Quindi le opzioni che abbiamo sono che, chi, forse, se. Perciò la risposta corretta è la A. Ho chiesto a Marco di riportarmi il libro che gli ho prestato la scorsa settimana. Andiamo avanti e vediamo la frase successiva. Mio figlio ha risposto male alla maestra e è stato punito. Qui abbiamo una conseguenza. Mio figlio ha risposto male alla maestra e di conseguenza è stato punito. Quindi le opzioni che abbiamo sono perché, mentre, quando, quindi. Qual è la congiunzione che introduce una conseguenza? Quindi. Perciò la risposta corretta è la D. Mio figlio ha risposto male alla maestra e quindi è stato punito. Vediamo la frase successiva, che è anche l'ultima di questo esercizio. Giulia ha deciso di lasciare il suo fidanzato. Ha scritto una lettera per dirglielo. Le opzioni che abbiamo qui sono così, perché, sebbene, oppure. Qui abbiamo bisogno di una parola, di una congiunzione che introduca un'azione successiva. Quindi, che cosa è successo dopo? Giulia ha deciso di lasciare il suo fidanzato. Così ha scritto una lettera per dirglielo. Quindi la risposta corretta qui è così. Ah, se n'è andato. Bene, abbiamo finito il primo esercizio di oggi. Vediamo ora il secondo esercizio. Leggiamo la consegna. Completare il testo. Scegliere la parola opportuna tra quelle proposte da 23 a 32. Quindi ci sono degli spazi vuoti da riempire in questo testo e noi per ogni spazio vuoto dobbiamo scegliere l'opzione corretta e dobbiamo valutare in orizzontale, ok? Quindi per esempio nello spazio 23 la scelta è tra di, nel o del, ok? Iniziamo a leggere.
il progetto del giro del mondo in barca. La traccia rossa indica la rotta che Laura Decker segue per la sua navigazione intorno al mondo. Nell'agosto 2015, questa ragazza olandese, non ancora sedicenne, annuncia ad un giornale di aver progettato un giro del mondo in solitaria, con una barca a vela, di 2 anni. In questa prima frase abbiamo 2 spazi vuoti da riempire. Allora, nel primo caso, nel caso dello spazio 23, qui dopo c'è una data, quindi abbiamo bisogno, come sappiamo, di una preposizione articolata. Quindi l'opzione A non è la risposta. Quindi rimangono nel e del. In questo caso la risposta corretta è la C, nell'agosto del 2015. Perché del? Perché prima c'è nell'agosto, quindi non possiamo dire nell'agosto nel 2015. Se dico nel 2015, allora elimino nell'agosto, ok? Se invece la frase inizia così, dopo è necessaria la preposizione di più il, quindi nell'agosto del 2015. Per lo spazio 24 le opzioni sono lunghezza, durata, larghezza. No, adesso doveva scattare l'allarme. Quindi facciamo una pausa adesso. Volevo farla più tardi la pausa. Va bene, prendetevi qualcosa da bere intanto, io qui ho un succo di frutta. Ok, ci siamo, riprendiamo il nostro esercizio. Allora, le opzioni per lo spazio 24 sono lunghezza, durata, larghezza. Qui stiamo parlando di tempo, quindi c'è solo un'opzione possibile. Quando parliamo di tempo usiamo la parola durata, quindi un giro del mondo in solitaria della durata di 2 anni. Andiamo avanti. Una decisione tanto clamorosa ha provocato subito molte polemiche. La madre e le autorità sono opposte al progetto e hanno chiesto l'intervento del Tribunale dei minori. Allora, spazio 25. Le opzioni che abbiamo sono sì, vi, ci. Allora, qui si tratta di un verbo riflessivo che è opporsi, opporsi. Quindi la risposta può essere solamente una. Sì, si sono opposte la madre e le autorità, quindi questo è loro, è una terza persona plurale. La madre e le autorità si sono opposte al progetto. Andiamo avanti. I giudici hanno a Laura di allontanarsi dalla casa fino a luglio 2016. Quindi le opzioni per lo spazio 26 sono imposto, ostacolato o vietato. Qui dal punto di vista logico la risposta corretta è i giudici hanno vietato a Laura di allontanarsi dalla sua, nostra o loro
tua, casa, fino a luglio 2016. Ovviamente se leggiamo il testo capiamo che appunto Laura non aveva neanche 16 anni e quindi i giudici le hanno detto aspetta fino a quando non compi 16 anni e poi puoi partire, forse. Andiamo avanti. La giovane velista ha affrontare una lunga battaglia per poter iniziare il viaggio, ma alla fine ce l'ha fatta. Spazio 28. La giovane velista ha fatto, ha deciso o ha dovuto affrontare. Allora qui c'è il verbo avere, che con tutta probabilità è un ausiliare, e poi dopo c'è un verbo all'infinito. Quindi qui capiamo che dobbiamo mettere un participio passato, sì, ma di un verbo modale. Quindi dobbiamo scegliere dovuto. La giovane velista ha dovuto affrontare una lunga battaglia. Andiamo avanti. Laura, figlia di esperti marinai e nata proprio a bordo di una barca, è giunta alla fase della circumnavigazione del mondo. Qui le opzioni sono ultimata, finale, conclusa. Quando usiamo il verbo giungere, qui è giunta, di solito c'è una frase fissa che diciamo siamo giunti alla fine, cioè siamo arrivati alla fine. Il verbo giungere si usa molto spesso con la parola fine, giungere alla fine, è quasi un'espressione fissa. Quindi anche in questo caso ritorna la parola fine sotto forma di aggettivo, quindi finale. È giunta alla fase finale della circumnavigazione del mondo. Apro una parentesi, se sentite qualcuno russare è il mio cane. Ok. Allora, andiamo avanti. Deve infatti arrivare nell'isola caraibica di Saint-Martin. A quel punto Laura supererà il 17enne Michael Perham e sarà una della o la più giovane velista ad aver girato il mondo? Qui c'è un superlativo, quindi la. Sarà la più giovane velista ad aver girato il mondo. Per non fare interrompere la scuola a Laura, la Verelt School, un istituto specializzato, le ha fornito il materiale per studiare a, da, di, sola. Questa è un'espressione fissa, fare qualcosa da soli. Quindi qui la scelta è obbligata, da. Le autorità scolastiche olandesi hanno convocato il padre di Laura. Un giornale ha riferito che la ragazza non stava studiando a causa del maltempo durante il viaggio. Il papà ha spiegato che in realtà l'adolescente sta portando avanti gli studi in barca senza nessuna interruzione. Le opzioni per lo spazio 32 sono che, perché, chi. Rileggiamo la frase. Le autorità scolastiche olandesi hanno convocato il padre di Laura. Un giornale ha riferito che la ragazza non stava studiando. Quindi questa è una causa. Perciò la risposta è perché. Ottimo! Siamo arrivati alla fine di questo secondo esercizio che facciamo insieme. Passiamo ora all'ultimo esercizio, che è questo qui, appunto 5. Allora, in questo esercizio qui non ci sono opzioni, quindi dobbiamo pensare noi alla risposta,
corretta. Cosa dobbiamo inserire? Dobbiamo inserire i pronomi opportuni. Dobbiamo completare le frasi da 33 a 37 con i pronomi opportuni. Possono essere pronomi diretti, pronomi indiretti, possono essere pronomi doppi, quindi diretti e indiretti insieme, ok? Dipende dalla frase. Leggiamo la prima frase. Sai che Paolo e Claudia si sono sposati? Incontro spesso in palestra. Incontro chi? Paolo e Claudia. Quindi li incontro spesso in palestra. Qui dobbiamo scrivere un pronome diretto. Vediamo la frase successiva. Quante bottiglie ti servono? Prendo 2 o 3 di bottiglie, quindi qui ho bisogno di un pronome partitivo. Quindi qual è il pronome partitivo che tutti conoscete? Ne. Quante bottiglie ti servono? Ne prendo 2 o 3? Vediamo la frase successiva. Francesca ha dimenticato qui l'agenda. Riporti tu domani mattina? Quindi riporti tu l'agenda a Francesca? Quindi qui dobbiamo usare un pronome doppio, un pronome combinato. Che cosa scriviamo? Gliela riporti tu domani mattina? Riporti tu l'agenda a Francesca? Gliela riporti tu? Frase successiva. Mio nonno fa tante foto durante le vacanze e manda tutte per email, così le posso vedere subito. Manda che cosa? Le foto. A chi? A me, perché così io le posso vedere subito. Quindi anche qui dobbiamo mettere un pronome combinato. Ah no, sta scomparendo. Ok. Me, le. Mio nonno fa tante foto durante le vacanze e me le manda tutte per email, così le posso vedere subito. Ultima frase. Devi fare il biglietto del treno per Terni? Puoi comprare anche all'edicola. Puoi comprare che cosa? Il biglietto del treno. Quindi un pronome diretto. Lo. Ah, scompare anche questo. Lo. Devi fare il biglietto del treno per Terni? Lo puoi comprare anche all'edicola. Abbiamo finito! Allora, basta per oggi, abbiamo finito la nostra sessione di studio. Questi erano alcuni esercizi dell'esame della certificazione per il livello B1. Com'è andata? Fatemi sapere nei commenti se avete trovato difficili questi esercizi oppure no. Ovviamente se avete un livello superiore al B1 probabilmente li avete trovati facili. Però fatemelo sapere in ogni caso sotto nei commenti. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Grazie mille per averlo guardato
e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!